Bentornati a tutti carissimi utenti. Allora, qualche video fa io ho fatto, credo che risale già a qualche mese fa, anche di più, avevo fatto un video dove avevamo preso insomma come punto di riferimento i vari registratori schermo per, in questo caso iPhone, quindi per gli smartphone. Quindi proprio accedendo a delle applicazioni esterne, andando a installare sul nostro smartphone. Ovviamente ai tempi ovviamente erano delle migliori come applicazioni, lo sono anche tuttora, però c'è sempre il fatto della pubblicità, oltre che magari non permettere di registrare se non a pagamento, quindi se acquistate l'app, di registrare in Full HD, ma permette di registrare a 720 pixel, che comunque è sempre un'ottima risoluzione. Non è il Full HD, ma è un HD ready, comunque va sempre bene, si vedrà bene quello che voi registrate dallo schermo, che può essere una live anche che servirà su YouTube stesso, per chi fa giochi in streaming, per chi ha canali di giochi, quindi la qualsiasi cosa registrata comunque a 720 viene anche bene. Però non so se molti di voi sanno che già, soprattutto su iPhone, hanno il registratore integrato, ma non si vede perché è soltanto andare ad uscire fuori, quindi andarlo praticamente, per intenderci, a inserire in quel menu a scomparsa, facendolo dal trascinamento verso dall'alto al basso, nel lato destro dello schermo del vostro iPhone, direttamente la troverete, per intenderci, accanto alla torcia, per l'attivazione del wifi, del bluetooth. Lì dobbiamo andare ad aggiungere la registrazione dello schermo istantaneo, soprattutto a pixel veramente altissimi per quanto registra il nostro iPhone. Come si fa ad attivarlo? In modo che così su iPhone non c'è bisogno che andate a scaricare quelle famose applicazioni che abbiamo parlato già tempo addietro. Poi per chi vuole anche un'applicazione esterna è sempre meglio, però non c'è meglio dell'applicazione stessa che offre iPhone, perché senza pubblicità è proprio un'applicazione, un utility meglio più che c'è all'interno del nostro iPhone da tirare, ho detto, fuori. Per tirarla fuori, che si deve fare? Nulla di più semplice, vi richiederà forse 30 secondi del vostro tempo. Non dobbiamo altro che fare, recarci su impostazioni o cercare il centro di controllo o benissimamente andare a spostare verso il basso in modo da far comparire la barra di ricerca nelle impostazioni e cercare e scrivere soprattutto centro di controllo. Quindi o lo scrivete oppure lo cercate nelle impostazioni, dovete come prima prassi centro di controllo. Dopodiché appena andrete sul centro di controllo sicuramente troverete tutte quelle utility con il divieto d'accesso che sono già quelle inserite, quindi quelle che noi già troveremo nel lato destro del nostro smartphone, sempre con la scomparsa del menu a tendina. Ed invece dobbiamo andare a cliccare tutte quelle icone con il tasto verde e con il più per andare a inserirle invece nel nostro menu a tendina. Quindi dobbiamo cercare il registratore dello schermo e andarlo ad aggiungere col più. Ed è tutto fatto, già abbiamo finito. Vedrete voi che appena trascinate questo schermo, quindi dall'alto verso il basso, vi spunterà questa iconcina rotonda che non è altro che il registratore dello schermo. Quindi da ora in poi potete registrare soltanto pigiando sopra con il ditino tutto quello che volete. Vi partirà il conto alla rovescia 3, 2, 1 e dopodiché verrà registrato tutto quello che facciamo noi nell'iPhone. In questo caso, per stoppare la registrazione, basterà ricliccare di nuovo quel pulsantino, vedete subito che vi dirà che stiamo registrando qualche cosa, perché in alto a sinistra vi comparirà l'iconcina di registrazione, quindi se accidentalmente noi ci dimentichiamo di quello che stiamo facendo, perché lui registra tutto quello che noi facciamo nello schermo, lui vi dirà sopra con l'iconcina rossa che effettivamente qualche cosa sta registrando il vostro schermo dell'iPhone, casomai ce lo dimenticassimo. Quindi basterà stopparlo anche da lì in alto a sinistra, pigiamo, stoppiamo e lui subito vi dirà che quello che abbiamo registrato è stato salvato direttamente alla nostra galleria delle immagini. Quindi ancora meglio rispetto a tutti quei programmini esterni, perché lì prima salvano dentro il programmino esterno e poi da estrapolare fuori molte delle volte, aspettando sempre la fastidiosa pubblicità che possa essere dai 15 ai 30 secondi. Quindi spero di avervi fatto conoscere questa ulteriore utility nascosta all'interno del vostro iPhone, che era soltanto da andare a attivare e che sicuramente servirà a molti utenti, o chi anche non è insomma un creator, o soprattutto per i creator che registrano giochi streaming, o chi come noi fa insomma proprio ha un canale di creator digitale. Ringrazio sempre a tutti per l'ascolto, visto sempre che vanno crescendo insomma gli iscritti, sono veramente felice, continuiamo così tutti assieme
E che dirvi, una buona giornata e sempre buona navigazione a tutti.